Ciao, benvenuto in questo video. Sono Francesca Rubinati, voglio farti vedere in pochi minuti come sfumare le ombre solo nei punti giusti. Il discorso che forse hai già sentito in altri video, altri tutorial delle soft edge, hard edge. In realtà c'è un metodo abbastanza scientifico per applicare queste cose e ho notato che in molti video, molti tutorial non viene spiegato, quindi voglio fartelo vedere in maniera molto veloce e molto semplice. Come vedi, qui io ho già messo, ho fatto il block-in, cioè ho già messo le zone di luci e di ombra nette per capire i volumi e vedere bene dove sono. Per darti un'idea dell'illuminazione dell'immagine ho anche già terminato lo sfondo, quindi ora mi occuperò esclusivamente delle ombre sui personaggi proprio per farti vedere in dettaglio questa cosa delle ombre sfumate. Vado a nascondere questo effetto di luce. Allora, vedi che la luce proviene praticamente dalle loro mani. Quello che a me interessa, come ragionamento, è quello, ad esempio, di guardare da che lato viene colpito un oggetto o comunque una superficie, ad esempio la guancia del ragazzo, mettiamo bene in centro. Se la luce arriva in questa direzione sarà molto netta nel punto in cui colpisce, quindi da questo lato qui, quello sinistro, e da questo lato invece la potrò andare a sfumare perché pian piano la rotondità va, diciamo, a farla sparire. La stessa cosa vale qui nel mento, quindi avrò una sfumatura molto più forte qui e più netta verso la luce. Questo vale un pochino ovunque, anche per i piccoli dettagli. Anche qui c'è la palpebra che è una piega, quindi la parte netta sarà qui sotto e qui davanti, mentre la parte superiore la posso andare a sfumare. La stessa cosa vale sulla fronte della ragazza. Quindi lascerò qua qualcosa di un po' più netto e qui andrò a sfumare molto di più. È molto importante anche il tipo di sfumino che vai ad usare e la grandezza del pennello. Non essere pigro nel cambiare le dimensioni del pennello o dello sfumino se ti dovesse servire, perché sono quelle cose che alla fine in realtà fanno risparmiare tempo. E ho intenzione di fare una sorta di breve tutorial anche sugli sfumini, quindi su come prepararsi i pennelli per lo sfumino e come utilizzarli al meglio. Intanto sto andando un po' avanti proprio per farti vedere cosa succede, anzi magari poi questa parte la velocizzerò un pochino per farti vedere subito il risultato finale. Ora passiamo a fare le ombre. Una cosa molto interessante secondo me è questa zona qua della maglietta, dove riuscirò a farti vedere proprio bene questo discorso che ti dicevo della lontananza della luce. Questa piega curva qui, qua sotto avrà un'ombra comunque molto netta perché la luce lì gli arriva comunque di taglio e c'è lo stesso spessore della piega del corpo che gli causerà un'ombra, ma qui dove la luce va a distanziarsi avrà una sfumatura sicuramente più marcata e più larga rispetto a quella che potrò mai andare a fare nella parte inferiore. E queste piccole differenze vedrai che alla fine si notano e sono quelle che danno l'effetto 3D, per così dire, o il semi cartoon alle immagini. Anche qui andrò a sfumare di là e di qua, ma in mezzo la voglio lasciare abbastanza netta.
preoccuparti di fare delle prove, nel senso, anch'io a volte, se ci fai caso, uso molto sfumino, poi mi rendo conto che è troppo e torno indietro, ne metto un pochino meno, oppure vado a ritoccare. Questo è normale, l'importante è che tu lasci sempre delle zone, vedi, quasi per nulla sfumate, per così dire, in modo da avere i famosi hard edge, cioè le zone molto nette di stacco tra luce e ombra, che sono quelle che poi indicano i punti più scuri dell'immagine. Ad esempio qui dove spuntano i capelli ci sarà sicuramente un punto di ombra maggiore, idem qua nella conca dell'orecchio, per cui andrò a sfumare per lo più le punte. E questa cosa ha a che fare con la luce ambientale, cioè quella che sta in giro e viene riflessa dagli oggetti, sostanzialmente rifratta per la precisione. E quindi tende a illuminare un pochettino anche gli oggetti che stanno intorno. Ovviamente va a sbattere sulle superfici abbastanza ampie, abbastanza tonde o inclinate in un certo modo, per cui va a sfumare l'ombra, nel senso che la schiarisce un pochino e interviene a togliere quel segno netto sulle ombre, e capire appunto quali sono le superfici dove può andare a sbattere. Ad esempio qui, se c'è la nocca e fa la conca, ci sarà comunque un pochino più di ombra, di occlusione rispetto a questa parte qui sotto, che può essere un pochino più. E qui vale la stessa cosa, in questa zona della manica ci sarà un pochino più di luce ambientale che la va a illuminare rispetto a questo punto che è veramente sotto la piega e quindi in ombra. E qua succede lo stesso, sulla superficie dei pantaloni ci sarà un po' di movimento, mentre qua dove c'è proprio la piega netta sarà molto minore. Magari ecco, posso ammorbidire un po' il tratto che avevo fatto prima, però nulla di più, anzi ho già forse un po' esagerato. Ecco fatto. Direi di velocizzare un pochino anche questa parte, così poi lo finiamo. Una cosa di cui mi raccomando è di non usare questa tecnica sui capelli, perché non dà dei buoni risultati. Per i capelli, adesso te lo farò vedere tra poco, è il caso di utilizzare delle pennellate più nette che li lasceranno lucidi, altrimenti si fa troppa confusione con il volume delle ciocche e si perde, diciamo, un buon risultato sui capelli, non otterrai una cosa che è gradevole, ecco, che funziona.